c'è stata sulla Legering una bella mangiata. Ovviamente non possiamo essere sempre pronti con la telecamera durante la sfrizionata, però adesso vediamo un pochino che cosa c'è di attaccato. Anzi, c'è un caldo che non finisce più. No, c'è, è sull'amo basso. E adesso che arriva, non vuole andarsene, non vuole venire arriva. Eccola qua la lecciastella. Cosa è rimasto dell'innesco di sardina? È rimasto filo elastico e un cenno di sardina. Lecciastella allamata veramente per un pelo e che ovviamente libero. Vieni. Così la riprendi mentre prende il volo. E è già decollata. La musica per oggi sarà tutta, almeno per le prime ore, sarà tutta dello stesso tipo. Un'altra lecciastella. Ho controllato la canna mentre ne stavo preparando un'altra e mi sono ritrovato la lenza in mezzo alle alghe. Vediamo se sono riuscito a perdermi anche questa. No, questa no. Eccola qua. La taglia non è male, poi il fatto che costantemente spariscano le palline di polistirolo, poi rimane sì il rimasuglio di esca col filo elastico, la sardina, però mi fa quasi pensare che attacchino le palline, oppure l'innesco è talmente piccolo che ingoiano pallina e boccone. Perfetto, vivissima. Eccoci giunti all'ultima puntata, almeno per quest'anno, ultima puntata della serie del format pesca con 5 euro di. Finalmente siamo riusciti ad arrivare alla puntata con 5 euro di sardine. La sardina è sicuramente la mia esca preferita, la sardina e il coreano. E quindi con tutti questi anni di esperienza, dove ho pescato un po' in tantissime parti del mondo, ho avuto modo di imparare tantissimi inneschi, tantissimi accorgimenti, per cui ieri sera sono andato in pescheria a comprare le sardine e ahimè costavano 12,90 euro al chilo. Quindi, in poche parole, un occhio della testa. Vabbè, dopo questa penosa battuta, ecco la prova che le sardine costavano 12,90 euro e quindi una sardina in più mi ha fatto spendere 6,19 euro. Però non c'è problema. Prima di iniziare a farvi vedere la sardina all'opera, sappiate che gli accorgimenti per la sardina iniziano già da quando compri l'esca, quindi a casa. Quindi adesso, mentre vi parlerò, andranno le immagini di quello che io ho fatto a casa, ovvero per evitare che le sardine facciano il cosiddetto acquaccio, rovinino e degenerino il pesce, perché è molto delicato. Li avvolgo nello Scottex, in modo che ogni sardina rimanga isolata rispetto all'altra. Dopodiché le metto in frigo e tutto quel liquido in più che fanno viene assorbito dalla carta assorbente. Questo è il risultato. Ovviamente qua io ho già preso qualche sardina, perché prima innesco, poi faccio vedere gli inneschi. Una volta che ho le canne in acqua, guardate
come rimane perfettamente la sardina avvolta nella carta Scottex. Iniziamo ad aprirla. Il primo lato si segue, ecco qua, una volta che si apre lungo la pinna, poi con la taglierina si segue la lisca centrale e va da sola. E questa si mette ad asciugare. Stessa cosa si fa dall'altra parte. Lo faccio solo per il primo pezzo, poi metto le dita lungo la lisca e la sollevo. Ecco qua. E anche questa la metto ad asciugare. Guardate la differenza tra mezza sardina esposta al sole e al vento e mezza sardina appena tagliata. Quindi questa parte inizia a essere già molto più solida rispetto a questa appena tagliata. Però andiamo con ordine, perché da ogni parte della sardina si fanno tutta una serie di inneschi. E mentre vi facevo vedere l'apertura della sardina, mi è partita la leggering, ma ci sta. Sarà la solita lecciastella. Questa è più piccolina. Anzi, sembrano quasi tutte uguali, della stessa taglia. Guardate cosa è successo al boccone. È salito su con le palline, è rimasto allamato il pesce e poi ovviamente nella fuga più il pesce fuggiva e più questo scorreva verso l'alto. E si libera. Adesso possiamo tornare dalla nostra sardina, continuiamo a maneggiare la sardina. Cominciamo a ricavare gli inneschi dal primo filetto. Guardate, qua stanno iniziando a separarsi le fasce muscolari. Vedete questa linea? Anzi, ve la indico così. Vedete questa prima linea? Ecco, questa io la seguo. E la metto ad asciugare. Questa è la seconda, che è quella di mezzo. La seguo e continuo a farla asciugare. Qui. E anche qui, vedete, c'è una linea che seguo. Considerate che queste strisce che ho preparato le ho volutamente lasciate con la pelle dietro, perché comunque a seconda dei casi può essere anche utile lasciare la parte argentata della strisciolina di sardina, ma non perché brilla, tira il pesce eccetera, semplicemente perché è un ulteriore punto di
di ancoraggio del filo elastico, la parte più dura dell'innesco, quindi l'innesco dura di più. Però se invece dobbiamo lavorare con bocconi particolarmente morbidi, soprattutto quando insidiamo i muggini o comunque dei pesci che hanno comunque bisogno di un innesco super morbido, solo asciugato dal sole, allora bisogna levargli la pelle. Per levare la pelle, prima di fare il lavoretto delle strisce, per levare la pelle io utilizzo o la forbice o l'ago. Si infila la forbice qui sotto e si fa andare sotto pelle e poi piano piano si sfila. Ecco fatto, io ho sfilato il primo lembo di pelle e adesso guardate come viene via. Quindi per fare i bocconi super morbidi leviamo prima la pelle, per fare i bocconi un pochettino più duretti lasciamo la striscia di pelle. E ragazzi, con questo ci facciamo un innesco, non buttatelo. Iniziamo a sfruttare la prima strisciolina, quella più sottile, quella con cui sto facendo gli inneschi da mettere su ami del 12, con cui sto prendendo le cestella, ma che sono in grado di catturare anche io diciamo che in carriera ci ho pescato di tutto, anche le mormore con i bocconcini di sardina. Per esempio, se si va a pescare sparlotte con questi micro inneschi, sicuramente tu fai le sparlotte quelle più grandi rispetto a quelli che invece utilizzano il verme, perché a modo suo fa selezione dell'esca. Quindi prendo la strisciolina che ha iniziato ad asciugarsi al sole e come un vero killer la faccio passare nel mezzo. Non vi preoccupate se sborda un pochino, perché tanto poi per tutto il resto c'è il filo elastico. Ecco qua. Poi arriva a un certo punto che è troppo sottile, quindi questo lo taglio, ma lo lascio asciugare al sole. Adesso preparazione dei bocconcini. Qua bisogna stare veramente attenti quando si gira il filo elastico a non schiacciare troppo. Il filo elastico deve rimanere blando, perché se no affonda nella polpa della sardina e poi fa un gran bel casino. E soprattutto mentre avvolgiamo dobbiamo evitare che il boccone, la striscia di sardina, faccia la torsione, se no vuol dire che stiamo avanzando con le spire del filo elastico e stiamo avanzando troppo velocemente. Se questo lavoro lo fate con la sardina appena tagliata è una tragedia. Sono arrivato alla fine, adesso ritorno indietro. Questo passaggio va fatto almeno 3 o 4 volte. Questa è la seconda volta. Non sto schiacciando quasi per niente. E poi adesso vi spiego anche il perché. Adesso ritorno per la terza volta. E dai, per esigenze televisive mi fermo a 3, anche perché sto filo elastico sta iniziando col vento, è la mia tragedia. Adesso, se questo filetto è uscito bene, quando si leva dal lago deve rimanere dritto.
esattamente. Se si attorciglia vuol dire che siamo avanzati troppo velocemente con il filo elastico e quindi fa una specie di torciglione. Questo non va bene perché ovviamente poi in acqua fa più casino. Adesso con la forbice iniziamo a tagliare gli inneschi. Sono inneschi per rami del 12 che sto utilizzando per la leccia a stella. Ecco fatto. Qui abbiamo 5 bocconcini da far asciugare ulteriormente al sole, che diventeranno abbastanza solidi da essere lanciati anche con forza. Perché il filo elastico blando? Innanzitutto perché poi quando si maneggia in fase di innesco il boccone di sardina è molto più facile, il boccone non si sfalda. Ma soprattutto, e questo l'ho imparato dagli spagnoli, il filo elastico blando fa sì che quando invece stai pescando le aguglie, l'aguglia, come sapete, col rostro prima attacca il boccone e poi lo mastica. Con questo filo elastico blando può essere che il filo elastico rimanga pigliato nel rostro. Tant'è vero che a me è capitato con un amo di prendere anche 2 o 3 aguglie, proprio perché una era sull'amo e altre 2 erano impigliate sul filo elastico del boccone. Quindi un'altra strategia in più che non guasta. E tutto questo sfruttando la parte superiore, proprio l'inizio, quella vicino alla pinna di sopra, della sardina. Ne abbiamo di inneschi da vedere ancora. Adesso recupero per farvi vedere l'innesco, come metto il microinnesco sull'amo. No vabbè, non ci credo che mentre recuperavo a trainetta mi sia agganciata una leccia a stella. Vabbè, no, che culo, vabbè. Vieni qua. Vabbè, questa l'ho presa a trainetta e anche qua, guardate la dinamica. Ah, ecco qua. Questa si è allamata al volo perché ovviamente non ha fatto tempo a ingoiare, perché io stavo recuperando e ha mangiato al volo. Cosa succede? Che quando la leccia ha iniziato a fuggire, ha fatto scorrere, guardate, anche in questo caso l'innesco lungo il bracciolo. Quindi questa che posso liberare così, adesso scusate se la leccia ha disturbato la nostra operazione di spiegazione dell'innesco, però la pesca è fatta così. La leccia è un pesce che si cattura anche e soprattutto a trainetta. Vediamo il microinnesco posizionato sull'amo e soprattutto la montatura che sto utilizzando. Adesso levo l'innesco che mi ha già fatto catturare 2 lecce a stella e così faccio lo spazio per quello nuovo. Intanto vediamo pesca diurna, mare che adesso che si è messo il vento, almeno gli ultimi metri sono un po' sporchini, però preferisco stare sul leggero. Fluorocarbon dello 0,14, questo è un amo del 12 del tipo Aberdeen e sto pescando a 2 ami. Con uno spero di poter prendere con qualche colpo di fortuna un mugine, infatti ho un amo un pochettino più piccolino, e con quello di su dedicato alle lecce a stella barra aguglie. Per ora solo le aguglie, solo le lecce a stella ci sono, e vediamo i nostri inneschi che stanno incominciando a, vedete, questo sta ancora cacciando fuori, è ancora un po' lucido, però quando iniziano ad asciugarsi bene iniziano a diventare un pochettino più opachi. Quindi come si innescano? Li rimetto nel lago
e poi li passo sul lammo. Ecco qua, guardate che spettacolo. Ci tengo a precisare che ok, ci troviamo in periodo estivo e quindi in teoria dalle 8 del mattino alle 8 di sera non si può pescare, ma questo è il motivo per cui sono venuto in questa spiaggia. In questa spiaggia, come vedete, non c'è un cane, non c'è un essere umano, ci siamo solo noi. Quindi, e tra l'altro è anche una spiaggia dove tipicamente se uno passa per strada e vede gente che fa il bagno o che sta facendo balneazione normale, viene guardato male, perché questa spiaggia è per pescare, non serve a pescare, non per fare balneazione. Comunque, a parte gli scherzi, era l'unico modo per riuscire a fare la puntata sulla sardina facendo vedere tutte le cose che vi sto mostrando. Prima di andare avanti con le altre parti della sardina, vi faccio vedere l'innesco con la pelle della sardina. Pelle della sardina che viene utilizzata per pescare le aguglie e si innesca esattamente così. Si cuce, entra, esce 3 o 4 volte e se vogliamo fare una trainetta efficace con l'aguglia, questo è formidabile. Passiamo ai bocconi, quelli un pochettino più sostanziosi, quelli per l'amo dell'8, del 10, per l'amo dell'8 o del 6 addirittura a seconda della dimensione della sardina, quelli che io per esempio utilizzo regolarmente d'inverno, ma io vi devo mostrare gli inneschi e quindi utilizzeremo la parte subito sotto la striscia del dorso che vi ho fatto vedere, quella che è dalla spina verso l'alto, che come vedete è sostanziosa, e ho scelto quella con la parte della pelle che è ancora un po' troppo lucida. Mo la metto qua, la faccio asciugare un altro po' e poi procediamo con gli inneschi. Vediamo se lei c'è Stella che non ci lasciano in pace. Una taglia sempre identica. Questa addirittura si è allamata da fuori, guardate, ha aggredito il boccone, però si è anche allamata in un modo che riesco a liberarla senza danni. Facciamo questi bocconi che possono andare bene anche per una pescata invernale, addirittura anche con ami più grandi. Io adesso in questa montatura ho messo un Beck dell'8 e un Aberdeen del 10. Vi faccio vedere, ho messo l'F31 Surf del 10 e questo qual è? Il Kinu Eye del numero 8, e farò un innesco proprio mirato per questi due ami. Taglio il boccone, 1 e 2. Il resto sta sempre tutto al sole ad asciugare. Allora, sfruttiamo l'ago, prendo l'Aberdeen,
ecco il filo elastico modello il boccone. Non esageriamo col filo elastico perché sennò fa l'effetto saponetta. Anche questi eccessi preferisco tagliarli con la forbice piuttosto che tirare il filo elastico, se no rischia di rovinare la polpa, il boccone. Ecco fatto, questo è l'innesco con l'amo che sporge. Sull'amo del bec lo stesso, essendo a gambo corto ho scelto un pezzettino di sardina più corto, ma tanto poi sarà sempre il filo elastico a disegnare l'innesco. Come vi ho anticipato prima, in questi casi, visto che l'innesco lo devo lanciare anche abbastanza potente, ho preferito utilizzare la strisciolina con la pelle che mi dà un po' più di solidità all'innesco. Per riuscire a farvi vedere questi inneschi ho dovuto levare fuori dall'acqua la canna dedicata alla lecciastella, perché sennò diventa una tragedia. Passiamo tutto il giorno a catturare lecciastella e non a cercare di prendere anche qualche altro pesce, o soprattutto di farvi vedere tutti gli altri inneschi che ci sono, che probabilmente pescando in diurna rimarranno infruttuosi, però io intanto ve li faccio vedere. Iniziamo a lavorare la sardina intera, anche perché io ho già lanciato in acqua una coda di sardina e adesso devo replicare l'innesco. In questo caso la sardina la lavoro diversamente, nel senso che taglio testa e pancia e l'innesco della coda lo faccio proprio là dove finisce la pancia della sardina. Con la forbice taglio lungo la spina centrale e infatti si apre perfettamente. Questo innesco che avevo già lanciato in acqua, guardate come mi è tornato su completamente disintegrato da granchi, pesciolini eccetera, quindi devo farlo fluttuare in mezzo all'acqua. Adesso vi faccio vedere l'innesco dove a monte ci cucio un pezzo significativo di pop-up. Guardate, questo è un amo del 2 bello grande, per la coda di sardina direi che va benissimo. Ci cucio un bel pezzo di pop-up ecco qua, è la coda di sardina. La chiudo così. Filo elastico, è un po' come l'innesco della coda di muggine con cui il mio amico Andrea Origa è diventato famoso tra gli youtuber pescatori, con la differenza che questa è sardina e soprattutto quando si recupera bisogna recuperare lentamente, perché in fase di recupero vi sembrerà sempre tutto più pesante, più duro, come se ci fosse qualcosa attaccato,
in realtà è la coda che sta facendo un attrito tremendo, e questo è un modo per far fluttuare la coda di sardina senza che venga depredata dai granchi. Qua c'è, stavo facendo un controllo, ma non perché ho visto una mangiata e ho sentito un po' pesante, ma secondo me non c'è una leccia, perché avrei visto la mangiata. Vediamo un po', magari è un pesce diverso. Allora, infatti non era una leccia stella, ma col mini boccone, no, sono all'ombra. Scusate, ma qua si ribaltano le parti. Ok, così non sono più all'ombra. Col mini boccone di sardina ho fatto questa micro orata che, per fortuna, essendosi allamata nel labbro, c'è ancora, guardate, il filo elastico e il pezzo di sardina. Opla. Liberiamo subito questo pulcino. Vorrei farvi notare che le palline di polistirolo ho usato quelle bianche, poi ho finito le bianche, ho iniziato le gialle, adesso ho finito le gialle e sto iniziando a usare anche quelle rosse. E calcisticamente parlando ho detto vabbè, con la pallina giallo-rossa, sai, la Leccia è celeste Lazio, magari non è un'ottima configurazione per la Leccia a stella. Effettivamente con il giallo-rosso non ho ancora preso una Leccia a stella, però con tutti gli altri colori singolarmente sì. Quindi, a parte questo siparietto per il grande numero di amici che ho, sia laziali che romanisti, direi che, come avete potuto vedere, ho pescato Lecce stella con qualunque colore, indistintamente. Quindi il colore, come io sostengo, non serve esattamente a un tubo, serve un'esca ben presentata e basta. Ho recuperato quella montatura dove c'era l'amo back dell'8 e l'Aberdeen del 10. Vi ho fatto vedere gli inneschi prima e guardate come sono ritornate le esche, abbastanza consumate può essere anche dalla corrente, perché comunque a furia di strusciare sul fondo è il pesciolino piccolo, è il granchio. Comunque bisogna controllare sempre, soprattutto quando si lavora la sardina, controllare l'esca anche magari dopo 10-12 minuti, perché in base a quanto velocemente si usura si può correre ripari. Quindi in questo caso, che sto utilizzando una montatura con braccioli corti, braccioli da 75 cm, l'amo pescatore era in queste condizioni, quindi effettivamente necessita di una modifica. La modifica, io pensavo di avere un pop-up in tasca, lo posso inserire sull'amo in due modi, o cucendolo come vi ho fatto vedere prima, quindi lo faccio entrare da una parte e poi lo faccio rientrare dal centro e uscire dall'altra parte. In questo modo è cucito, nel senso che fa quel giro per cui il pop-up rimane abbastanza stabile sul bracciolo. Diversamente, l'alternativa, se non si vuole cucire, è passarlo per intero e poi, per evitare che scorra con troppa facilità, il nostro mitico filo elastico nel mezzo, si fa proprio una strozzatura che
lo blocca un pochettino di più sul bracciolo. Quindi il concetto è: controlliamo abbastanza di frequente, soprattutto all'inizio, quanto dura un'esca in acqua. Se ci rendiamo conto che l'esca dura poco, ci aggiungiamo una soluzione come il pop-up, giusto per farvi vedere l'azione del sole e del vento. Queste sono due bacchette di sardina veramente solide e resistenti, tant'è vero che ho utilizzato quelle senza la pelle. Quindi, potendo contare sull'azione del pop-up, una tragedia, il filo elastico col vento addosso, però per farvelo vedere al sole devo per forza lavorare nel peggiore dei modi col filo elastico rispetto al vento, quindi anche il microfono al vento, però almeno così le immagini si vedono bene. Ecco qua, uno. E mettiamo l'innesco anche qui. Se è particolarmente duro, come ho visto il boccone innescato poco fa, anziché utilizzare l'ago per passarlo sul lamo, lo utilizziamo per incastrarlo, ok? Tra l'ago e l'amo, e si lega col filo elastico. Quindi, sino a che ancora il boccone è abbastanza morbido, si può far girare sul lamo tramite l'ago, diversamente si sfrutta in questo modo. Così abbiamo visto anche come due modi diversi per innescare lo stesso pezzo di sardina, e anche qua abbiamo la punta del lamo fuori, operativa. Prima vi ho fatto vedere come levare la pelle. Io utilizzo la forbice perché ho tra le mani la forbice, però vi ho detto che si può utilizzare anche con l'ago per le esche. Ve l'ho detto, ma non ve l'ho fatto vedere. Quindi vieni qua, Vincenzo, con lo stesso principio si mette sotto pelle l'ago e poi si fa scorrere sotto. Guardate come si leva bene la pelle, taccate. E anche qui abbiamo un bel innescone. Magari quando capiterà in uno dei prossimi video che c'è una giornata di mare, col mare completamente piatto, l'acqua cristallina e ci sono le aguglie, state tranquilli che la sardina, che ho sempre apprezzo perché non può mancare mai, vi faccio vedere all'opera la striscia di pelle di sardina, che cosa fa con le aguglie. Passiamo adesso alla mezzo boccone alla mezza sardina, però vi do due opzioni. Di solito la mezza sardina, quella a cui ho levato la testa e a cui ho levato la coda per innescarla prima, di solito la faccio lavorare sempre a fondo, però qua i muggini che saltavano, più sulla canna quella che stava catturando lecce a ripetizione, a un certo punto boom, si è una fondata, si è tagliato il filo. Questo boccone lo voglio mettere fluttuante nell'acqua piuttosto che a fondo, però vi faccio vedere lo stesso come si lavora. Qui è la forbice a darci una mano, perché a me piace levare la lisca. La lisca è comunque una parte che
è meglio levare per rendere il boccone più morbido e rendere l'amo più catturante. Nel lamo a cui avrei messo questo boccone ci ho aggiunto col filo elastico legato un pochettino di materiale che lo farà galleggiare, quindi il boccone è troppo grande, lo levo la parte che eccede, che è inutile mettere sia il boccone troppo grosso rispetto all'amo che viceversa. Filo elastico e via. Avrei potuto lasciarlo anche a qualche millimetro più grande, ma ormai mi è venuto così. Quello che conta è il principio del levare la lisca. Ecco fatto, aggiustato, amo perfettamente fuori e fluttuante, lo metto dove cambia i colori. Io adesso non so se in base alla risoluzione della camera si riesce a percepire, però sto facendo lavorare tutte le esche dove c'è oltre il taglio tra l'acqua marroncina e l'acqua celeste. E per quanto riguarda il discorso sardina, io direi che possiamo fermarci qua. L'innescone gigante per le murene e i gronghi me lo conservo per stanotte e a questo punto smontiamo. Allora, ci siamo spostati di spiaggia, io e le vespe, anche se poi di là le vespe non c'erano, però allora abbiamo cambiato spiaggia per fare la versione notturna delle sardine, per vedere gli inneschi più importanti, e ci siamo spostati anche non solo geograficamente ma anche temporalmente, nel senso che si sono passate forse 8-10 giorni da quando abbiamo fatto la prima metà, perché il tempo è quello che è. E io adesso ho lanciato 2 canne giusto per vedere se riesco a fare qualche pesciolino, sempre con gli stessi inneschi che abbiamo visto nella spiaggia di Giorgino, e stanotte cercheremo di approfittare di una spiaggia profonda per vedere gli inneschi interi, quelli grossi, sardina intera a fondo, sardina intera a galla, gronghi, murene, pesci serra, qualunque pesce predatore sarà il benaccetto qui. E c'è stata una mangiata, io l'ho messo non tanto per le lecce a stella ma perché comunque essendo vicini anche a una zona portuale ho detto magari qualche sugarello, non lo so. Vediamo innanzitutto se c'è qualcosa attaccato. Non mi sembra neanche di avere qualcosa in mano con questa canna leggerissima. Più interessante, no, è un pesce, oh vabbè, l'immancabile, insaziabile sparlotta. Un attimo che riduco la luce, se no Vincenzo mi rimprovera. Allora, qui c'è il filo elastico del boccone di sardina che se n'è andato su, e guardate come si è allamata sta sparlotta da sotto. Quindi la sparlotta la libero subito, mentre vieni che facciamo vedere l'innesco della pelle di sardina. Guardate dopo che sta in acqua un pochino come si presenta. Nella canna dove prima vi ho fatto vedere la striscia di pelle, che era proprio un lancio giusto perché c'era ancora un barlume di luce, ovviamente poi ho cambiato assetto e ho messo 2 inneschi di sardina a fondo. La canna ha dato subito qualche segnale e adesso controlliamo cosa c'è. Considerando la spiaggia profonda ho lanciato sul secondo gradino. Sì, c'è ancora, vediamo cosa.
poi con questa canna sembra tutto mostruoso. Amo pescatore. Allora, questo è un sarago. Libero subito. Era un semplice innesco. Eccolo qua. L'amo di su è rimasto integro, quindi ve lo posso far vedere. Ecco il boccone di sardina che c'era in acqua. Ora do un controllino alla canna che ho lanciato un po' più lontano per vedere giusto qualche pesce, qualche sparlotta, qualche altro sarago, perché ci sono anche i pagelli a una certa distanza. Dopodiché fine della mattanza, nel senso che il mio obiettivo era magari, mentre faccio vedere gli inneschi grossi e cerchiamo di prendere il pesce grosso, far vedere qualche altro tipo di pesce. Quindi se qua vediamo adesso cosa salta fuori. Pesante, è bello pesante, però è anche bello lontano. Dove sei? Però è anche bello lontano, quindi ci siamo. Due pesci, tre pesci, tripletta. Facciamo il check veloce. Sparlotta, questa è ingoiato. Oh, guardate che bel colore che ha il pagello. È rimasto una parvenza di sardina. Anche questo preso un po' al volo, anche questo libero, e diciamo che basta perché insomma questi pescetti, anche se presi sul labbro eccetera, non mi dà fastidio rovinarne troppi. La sardina è un'esca che funziona, qui ci avrei potuto fare 600 quintali di pesce qua. Però volevo farvi vedere anche l'applicazione a luce. Quindi via le leggering, anzi la leggering è ancora in acqua che sta. Tra l'altro c'è anche la lenza in bando. Va bene, ne approfittiamo, vieni. Chiamasi lenza in bando quando la lenza fa così, ma ve l'ho fatto vedere un sacco di volte. Vediamo cosa c'è, così archiviamo anche la leggering. E la miseria, no raga, mi sa che qua la leggering, mi dimentico che ho una canna che è leggerissima. Che cosa abbiamo preso? Un gronghetto. O un gronghetto delle Baleari o un piccolo grongo, vediamo un po'. Però caspita, se è un grongo delle Baleari è grandissimo, perché di solito raggiungono dimensioni piccole. Troppa luce, Vincenzo? No? Allora la spengo. La particolarità di questo pesce è che stanno sotto la sabbia e tirano fuori solo la testa. Se andate sul mio blog e cercate l'articolo ma quale miro, anzi vi metto il link qua sopra, vi spiega un attimino qual è questo pesce e soprattutto quali sono le sue differenze. Molti, ripeto, lo chiamano miro, però un conto è il grongo delle Baleari, il miro si pesca nei fondali molto profondi e non è fatto assolutamente così. Comunque, che liberiamo anche lui. E quindi quando io ho sentito con quella canna super leggerissima, quando ho detto la miseria, era perché
quando ho sentito tirare, ho sentito pesantissimo, stavo scalzando questo pesce da sotto la sabbia. Poi piano piano è venuto ed era, più si avvicinava e più era leggero. Però dai, anche questo particolare, questo pesce particolare l'abbiamo visto. Adesso vi faccio vedere l'innesco della sardina a fondo, della sardina intera a fondo, e l'adattamento che ho fatto per cercare di prendere un pesce serra, quindi messo a galla, e poi se arriva il predatore bene, se no la serie 2023, stagione 2023 di A Pesca con 5 euro D volge quasi al termine. Bene, siamo arrivati agli inneschi, quelli che ovviamente sono già in acqua. La sardina per pescare i gronghi, le murene, se la vogliamo innescare intera, io adesso ovviamente ho ami pronti solo con il cavetto, ma si basta anche uno 0, a seconda del tipo di grongo vi dirò, forse col cavetto state anche più tranquilli, perché ho visto gronghi macinare anche lo 0,70, lo 0,80 alla lunga. Quindi l'innesco della sardina intera, vi dirò, non è poi tutta questa grande difficoltà. Io per esempio comunque in ogni caso la privo della testa, perché o si fa un innesco del genere, la punta va nella parte dura della testa e poi si passa il filo elastico così. Questa per innescarla intera pari. Ma se la vogliamo innescare intera ma rovesciata, cioè con la polpa fuori, in modo che no, questo qua fuori, se la vogliamo innescare con tutta la polpa di fuori, in modo che richiami, ci sia più puzza in acqua, allora ecco che entrano in gioco le forbici e gli levo la spina in modo da levare solo la spina e lasciare tutta la polpa. Visto? Sto buttando solo la spina e poi si rovescia e dai che lo facciamo lo stesso. Quindi lì la sardina intera si blocca sulla testa, la sardina intera con la pelle di fuori si blocca sulla testa e poi si blocca col filo elastico tutto il resto del corpo. Invece rovesciata gli taglio la testa e l'innesco è comunque di quelli che lasciano sempre la punta del lamo bella catturante fuori. Passiamo all'aspetto più difficile. Perché è difficile? Io adesso ovviamente sto provando a pescare dei pesci serra con la sardina. Un conto è il trancio di mugine, che il mugine è un pesce comunque molto più alto, la sardina rimane più bassa, quindi se io dovessi utilizzare gli ami e i pezzi di polistirolo, che poi non è polistirolo, però insomma per intenderci, quello che fa galleggiare, la sardina non basterebbe, non sarebbe abbastanza grande da avvolgere il tutto. Quindi cosa faccio? Taglio una bacchetta. Allora, innanzitutto questa sarà la sardina che innescherò sempre con la polpa di fuori, perché voglio che faccia più puzza possibile. Infatti questo poi me lo conservo, perché la puzza gliela faccio fare anche all'interiore. A ritaglio
levo la spina anche da qui. Non oso immaginare il volante della mia macchina stanotte, anzi domani mattina che odore avrà. Ora che abbiamo la sardina aperta e deliscata, la bacchetta piccolina sarà, anziché essere grossa e larga, corta e larga, sarà stretta e lunga. Quanta bacchetta metto? Me lo dice il pesce, quindi una cosa del genere. Ok, ho preso le misure, quindi lo fisso, mi raccomando, attenzione, non si fissa all'interno dell'amo, perché sennò diminuisce lo spazio tra la punta, poi ci devi mettere anche il boccone, quindi diventa meno catturante, meno allamante questo amo, quindi si mette sempre dalla parte opposta, ok? Mi raccomando, ricordatevelo perché è un dettaglio molto importante. Quindi lo blocco col filo elastico. Questo è a titolo dimostrativo, quindi lo blocco approssimativamente, di solito lo blocco in modo più sicuro e faccio la stessa operazione. Guardate, anzi guardate, ve lo dico dopo che ho completato l'innesco. Guardate quanto spazio rimane per agganciarsi nella bocca del pesce. Se avessi messo il polistirolo all'interno, questo spazio sarebbe molto minore. Penso che il concetto adesso sia molto, ma molto più chiaro. E ditemi se non è un bell'innesco questo. Adesso verifichiamo se galleggia, perché a occhio, con la mia esperienza, vi dico che galleggia e galleggia anche bene. Quindi questa volta, anziché usare il secchio, lo vediamo direttamente in acqua. Il bello della diretta. Ha voglia. Come vedete rimane sul pelo dell'acqua. Quindi se un innesco del genere rimane sul pelo dell'acqua, ma stiamo parlando di 40 cm d'acqua, se pescate pesci serra in una spiaggia bassa, mi raccomando, non mettete short rovesciato e bracciolo di 2 metri, perché comunque sul pelo dell'acqua è meglio che, almeno io preferisco che fluttui in mezzo all'acqua. Quindi se la spiaggia non è molto profonda, utilizzate un mini trave che ha la girella attaccata al piombo, un bracciolo di 1,60 m, più di 1,60 m dal fondo non si stacca e siamo sicuri che fluttua in mezzo all'acqua, tanto poi i pesci sentono l'odore e ci vanno. Vi ho fatto vedere se galleggiava il boccone e ho trovato la cannaffia alla legge a fianco in bando. Ho lasciato solo questa semplicemente perché spero di prendere un'orata, una mormora, giusto per completare i tipi di pesci diversi che sono riuscito a catturare con la sardina. Eccola qua nel gradino.
Cosa sei? Cosa sei? Attenzione che questa non è una sparlotta, è un'orata. Un'orata, oddio. Questo è ecco qua, è caduta. Questa deve essere passato l'orfanatrofio, quindi questa micro oratina la libero subito, era appena appesa sul labbro. L'ho liberata, non si vedeva ma l'ho liberata. E niente, abbiamo preso anche l'orata. Mi è rimasta solo una canna, con le altre sto pescando solo per cercare di catturare un predatore. Signore e signori, siamo arrivati alla fine di questa stagione a pesca con 5 euro. Con sto freddo il 5 euro sono un po' sepolti, ma ve l'ho fatto vedere forse 1000 volte. Comunque il format a pesca con 5 euro finisce qua. La sardina l'avrei voluta concludere effettivamente con la cattura di un predatore, un pesce a serra, un'improbabile spigola estiva, che comunque può sempre capitare. Però le esche in acqua le abbiamo messe tutte. Io sono quasi contento che non sia uscito un pesce a serra in questa puntata, perché sono uscite in quasi tutte le altre e quindi sarebbe stato noioso. Abbiamo visto tantissimi inneschi, abbiamo visto tantissime esche fuori dal comune. Oserei dire che questa serie sia associabile comunque a una specie di enciclopedia degli inneschi, nel senso che a me piace comunque sperimentare, variare, creare e soprattutto lavorare con la presentazione dell'esca. Quindi anche la sardina l'abbiamo vista in tutte le salse, in tutti i modi. Siamo riusciti a pescare quasi qualunque tipo di pesce con la sardina, tra la parte diurna e quella notturna. Quindi commentate anche questo video, vi ricordo, perché tra tutti quelli che hanno commentato il video, che si sono iscritti al canale della serie dei 5 euro a pesca con 5 euro parteciperanno poi farò una diretta, penso su YouTube o sui social, oppure assieme, perché magari c'è chi ha YouTube e non ha il social, c'è chi ha il social e non ha YouTube, e estrarrò un po' della mia attrezzatura, che sicuramente non renderà infelice nessuno, anzi tutt'altro, ve lo consiglio. E niente, continuate a seguire il canale. Io ringrazio per l'ennesima volta Vincenzo, che sta là dietro, e Roberta, che sta là dietro di là, che hanno reso possibile tutto questo format e anche altri video che abbiamo fatto. Fate iscrivere i vostri parenti, i vostri vicini di casa, anche il vostro gatto, cane, che fate account anche ai vostri, insomma a chiunque. Datemi una mano a far crescere questo canale, perché è una soddisfazione per noi vedere che comunque la risposta c'è, i vostri commenti, le vostre approvazioni, magari anche le vostre critiche, qualunque cosa. L'importante è che ci sia interazione tra il mondo della pesca televisivo, diciamo, ma istruttivo, e il vostro. Quindi vi aspetto, ciao!